non ci sei, per chi sorridere e pensare ancora, per chi se non sei qui tu, io alla notte mi Ti abbandono. stai inventando le parole adesso. Io alla notte Ti sono solo, conosco. se ai pensieri mi abbandono, mi domando per chi vivo, sai perché? Ciao a tutti e benvenuti a un'altra lezione di cucina con me e mamma Graziella. No, con mamma Graziella e lei. No, Chiariamo, io sono la principale. chiariamo. Allora, per questa sera abbiamo organizzato un apericena, quindi è una via di mezzo tra l'aperitivo e la cena, è come il brunch, però per la sera. E abbiamo invitato dei cugini, la famiglia e adesso dobbiamo preparare da mangiare. Che cosa faremo? Cosa ci sarà sul menù? Ci sono le verdure al forno, c'è l'insalata di riso, c'è la pasta con il ragù, Alla bolognese, c'è veramente di tutto e di più, la frutta, la macedonia, veramente un sacco di cose, quindi il gelato dobbiamo il comprare. melone con la Vabbè, frittata. vedrete perché vi facciamo vedere adesso come prepariamo alcune cose, visto che l'ultimo video della cucina con la mamma ha avuto un grande successo, quindi tutti l'amate, facciamolo. Per prima cosa inizieremo dalle verdure al forno. Le prime cose da fare sono le carote e le patate che dobbiamo far bollire leggermente per 5 minuti così che si ammorbidiscano. Quindi ho già messo l'acqua a bollire e poi adesso pelo le carote e le patate e le metto nell'acqua. Ovviamente loro, come sempre, sono lì in attesa, passano le loro giornate in attesa. Tutti i video loro sono sempre lì ad aspettare, sembra che vi facciamo morire di fame. Ok, adesso inizio a tagliare le zucchine a rondelle per poi metterle dentro questa teglia da forno. Ho preparato un'emulsione di olio extravergine, sale, pepe, ho messo anche un po' di paprika perché a me piace, e origano, poi metterò il prezzemolo fresco sopra e, ecco, volendo un goccio di limone se vi piace. Con questo spennellate il fondo della pentola, così che, della carta forno, che ho bagnato così si adatta di più alla pentola, spennellate, perché sopra poi ci dovrete porre le fette di verdure, per cui non devono attaccarsi. Adesso mettete tutte le verdure in quest'ordine, messe ordinatamente, perché esteticamente deve essere anche un bel piatto. Quindi cominciamo con le zucchine, perché per ora abbiamo tagliato quelle. Ora abbiamo fatto uno strato di peperoni rossi. Adesso facciamo uno strato di melanzana, così, sovrapponendoli, ma non troppo perché sennò poi la parte sotto non si cuoce. Ok, questa è la prima teglia, quindi abbiamo patate, carote, zucchine, peperoni gialli, pomodori, melanzana, peperoni rossi e zucchine di nuovo. E di qua abbiamo una seconda teglia perché ci siamo Misto. rese conto che non avevamo più spazio. E abbiamo anche i finocchi e niente, il resto lo avevamo già di là. Adesso rimettiamo questa emulsione sopra per coprire tutto e anche un po' di pangrattato, così rimane un po' più croccante. Ecco, adesso ho coperto le due teglie con della pellicola perché le mettiamo adesso in frigo e le cuociamo più tardi quando è quasi ora di cena, perché andranno in forno a 180 gradi per 20 minuti circa, quindi possono aspettare fino a stasera. Ok, adesso iniziamo a preparare il secondo piatto, che è l'insalata di riso. L'insalata di riso è un piatto per eccellenza in Italia perché è tipicissimo, cioè tantissime persone lo fanno, soprattutto in estate, perché in estate fa molto caldo
e anche mangiare è una grande fatica, specialmente mangiare piatti caldi, quindi prepari una grande ciotola di insalata di riso, che è semplicemente riso freddo con varie verdure a piacimento, e te la puoi mangiare per 3 giorni anche, quindi è perfetta. E adesso vi facciamo vedere come la prepariamo noi, com'è la nostra versione dell'insalata di riso. L'acqua bolle, per cui, piccolo trucco, buttate un po' di olio nell'acqua, di modo che il riso non si attacchi. Poi il riso. Che tipo di riso abbiamo? Io sono originaria di Verona e Verona per me è il centro del mondo per il riso e quindi mangio solo quello. Voi sicuramente non l'avrete, il riso di Verona, per cui delle campagne veronesi, per cui usate il riso che avete. Ognuno ha quello che ha in casa. Perfetto, quindi lo facciamo cuocere e lo lasciamo lì. E nel frattempo... Scusami, leggermente al dente bisogna scolarlo. Sì. Ok, e quando è scolato mettete un filo d'olio, non mettetelo sotto l'acqua fredda perché perde l'amido ed è il suo buono, per cui lo stendete bene in una pirofila, mettete leggermente un giro di olio, lo girate dolcemente e poi lo stendete in una pirofila e poi procedete, che poi vi faremo vedere gli ingredienti che mettiamo. Allora, io nel frattempo ho tagliato tutti gli ingredienti, diciamo, che aggiungeremo alla nostra insalata di riso. Come ho detto, questi sono a piacere, quindi vedete un po' voi che cosa volete, che cosa vi piace. Tanta gente usa le cose sott'aceto che a me non piacciono per niente, quindi non le usiamo, però se a voi piacciono. Noi abbiamo qua dei cetrioli tagliati, un po' di cetriolo tagliato, dei ceci, dei fagioli rossi, delle uova cotte, mais, questo è del prosciutto cotto tagliato a dadini, olive verdi e nere e dei piselli. Abbiamo preparato 2 teglie e abbiamo il riso che avevamo già cotto e adesso mettiamo tutto insieme. Stiamo mettendo dell'olio sul fondo, poi aggiungiamo il riso e poi gli ingredienti. Direi che come regola è importante che gli ingredienti siano tagliati piccolini e cercate di fare una giusta quantità di metà riso, metà ingredienti, così il sapore è più bilanciato. Il primo strato di riso e poi aggiungete gli ingredienti uno a uno, insomma. Ok, abbiamo finito il primo strato e adesso aggiungiamo del riso e continuiamo, insomma, così a fare degli strati. In realtà abbiamo sbagliato le misure, quindi la seconda teglia non ci serve e abbiamo questa prima teglia. Adesso finiamo gli ultimi ingredienti ed ecco qua, questo è un successo assicurato. E infine mettiamo un altro filo d'olio per bagnare un po' il tutto. E infine abbiamo qua una bellissima macedonia di frutta con tutta la frutta che volete voi. Vedo anche dell'avocado che non l'ho preparata io, quindi sarà interessante provarla con l'avocado. Ecco qua tutto pronto. Abbiamo un vassoio di salame e formaggio grana, della focaccia e tantissime altre cose. Profuma tantissimo tutto, profuma da morire. E infine ovviamente la torta. Mia cugina ha preparato una buonissima torta con le fragole, quindi ora ce la pappiamo, ce la gustiamo. Ciao, alla prossima!